Bentornati nel canale L'Uncinetto di Silvana, e nel video di oggi vedremo come si realizza la tracolla che avete visto in anteprima. Intanto vi ricordo che se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, scrivete qualche commento, condividete il video e mettete qualche like. Vi ringrazio. Questo è tutto per supportare il canale. E come materiale ci servirà cordino. Io già l'ho utilizzato perché ho fatto dei pezzi. Qui il mio è circa di 3 mm, però voi potete usare quello che volete e vi fermerete una volta arrivati alla misura desiderata. Uncinetto del numero 3, una cerniera. Poi, se vi piace fare la tracolla, moschettone e anello da attaccare alla borsa. Potete anche prenderli di questo tipo, color argento, oro, fatti di metallo, e nient'altro. Quindi partiamo con il tutorial. Iniziamo a lavorare dal pannello davanti, che poi sarà uguale a quello dietro, quindi faremo due parti, e partiamo con 3 catenelle. Io considero anche il nodo perché lo lavoro, quindi più una per iniziare il lavoro. Andiamo a fare 3 maglie basse, e questo sarà la punta del nostro pannello. Catenella per voltare il lavoro. Da qui in avanti aumenteremo una maglia ogni lato in tutti i giri, quindi entro e vado a lavorare 2 maglie basse. Punto seguente una sola, ultimo punto 2 maglie basse, catenella, voltiamo il lavoro e riprendiamo. Nel primo punto andiamo a fare 2 maglie basse, aumentiamo, nell'ultimo punto un altro aumento, 2 maglie basse, catenella per voltare il lavoro, primo punto, aumento, 2 maglie basse, proseguo con una maglia bassa in ogni punto, ultimo punto, 2 maglie basse nello stesso foro. Quindi, come vedete, ogni giro aumentiamo sia una maglia all'inizio e una maglia a fine giro. Ripartiamo, due maglie basse nel primo punto, proseguo a maglia bassa fino in fondo, ultimo punto
aumento, 2 maglie basse, catenella e ripetiamo: primo punto aumento, ultimo punto aumento, e così fino a raggiungere la nostra altezza desiderata. Non vi preoccupate se avete un filo più sottile, vorrà dire che farete più giri e quindi anche più aumenti. Se avete un filato più grosso farete meno giri, perché arriverete prima alla misura desiderata. Quindi continuiamo sempre così, lavoriamo quindi questo triangolo aumentando una maglia all'inizio, una maglia alla fine. Ho aumentato per 24 giri e qui smetto gli aumenti e continuo senza più aumentare. Intanto vi do le misure, che così vi rendete conto. Se utilizzate un altro cordino, il punto più largo sono 30 centimetri e mezzo, l'altezza sono 15 centimetri scarsi, 14,8. quindi qui proseguiamo perché altrimenti ci verrebbe troppo largo. Continuo senza aumentare più e vado a fare altri 5 giri sempre a maglia bassa. Se volete mettete anche un marcapunti che ci servirà per dopo. Finiti i 5 giri senza aumenti, ho ottenuto un'altezza di 18 centimetri e la larghezza è sempre la stessa, 33. A questo punto andiamo a fare solo 3 maglie basse iniziali, catenella, giro il lavoro, uno, due e 3, ed è lo spazio che mi serve per contenere poi la cerniera. Quindi qui stacco il filo e vado a farlo anche da quest'altra parte. Uno, due e 3. Il pannello così è finito. Andiamo a fare un giro di maglia bassa tutto intorno, fermandoci da quest'altro lato. Qui sopra non facciamo più niente, quindi vado con il contorno
una maglia bassa ogni giro che abbiamo fatto. Procedo anche, prendo questa asolina e faccio una maglia bassa, e dove ho quest'asola lunga entro, ne faccio due, così non sbagliate, una qui vedete. Finito il contorno, stacco il filo e qui chiudiamo. E abbiamo questo. Andiamo a preparare due parti identiche. Poi, se vi piace, io l'ho fatto, se vi piace il motivo che ho fatto io, ho cercato un po' di avvicinarmi all'originale, ma solo avvicinarmi. Ho fatto tutte queste catenelle contornando questo triangolo. Se vi piace si procede così, ve lo faccio vedere da quest'altra parte. Catenella, come misura sono partita questo giro qui nel giro 24esimo, dove abbiamo finito gli aumenti, gli ultimi aumenti che abbiamo fatto. Quindi l'altezza, avevo messo il marcapunti, è questa. Quindi entrate con l'uncinetto, tirate su l'asola, andate nel punto successivo, tirate sul filo e chiudete. Un punto in avanti, tiro sul filo e chiudo. Lasciate un po' la catenella lenta, non la fate proprio molto tirata. E proseguo così per tutta la riga. Come distanza io qui ho preso dal bordo 6 centimetri, quindi 6 centimetri qua, 6 centimetri di qua, considerando anche il bordo che abbiamo fatto per ultimo. Segnate un punto centrale e
Quando arrivate qui a 6 centimetri dal bordo, iniziate ad andare verso questo punto centrale, spostandovi però sempre di un punto, il giro sotto un punto, un punto, un punto, e vi viene per forza la diagonale e andate a disegnare il triangolo. Se vi viene la diagonale storta non vi preoccupate, perché vi accorgete, guastate un pochino e poi ripartite, trovate subito il punto. Io l'ho guastato per ben 3 volte, quindi poi per fare il punto pieno procedo in questo modo. Ho fermato il filo sul rovescio, passo dentro la catenella e cerco di riempire il punto. Ci passo anche 3-4 volte, dipende da che cordino utilizzate. Spingo in cima e continuo a riempire la catenella fino in fondo. Passo alla catenella dopo, e giro fin quando non la vedo piena. Secondo me può andare così, e diversamente io non so fare, perché non so ricamare, soprattutto poi sull'uncinetto, e quindi ho pensato di farla in questo modo. Aggiustate un pochino, secondo me può andare. Completato il cordoncino, io ho fatto anche questo triangolo dove ho posizionato una targhettina. Se vi piace vi faccio vedere come ho fatto. Intanto ho utilizzato il colore nero, ma un filato molto più sottile, perché altrimenti vi viene troppo grosso. Questo è un cotone, uno 0,5, infatti ho utilizzato anche l'uncinetto 1,75. Ve lo faccio vedere però con lo stesso cordoncino, perché con il nero nel video si vede quasi niente. Vi faccio vedere come ho fatto io. Catenella sull'uncinetto e la conto come 1, 2, 3, quindi 3 catenelle sull'uncinetto, una per iniziare il lavoro, vado sulla prima disponibile e faccio subito un primo aumento, 2 maglie basse nel primo foro, seconda catenella, catenella centrale, 3 maglie basse, nella terza centrale, se volete mettete pure un marcapunti, così
anche perché lì riandremo a fare l'aumento. Ultimo punto, 2 maglie basse. Catenella, volto il lavoro, vado a lavorare in costa retro, prima catenella, 2 maglie basse, facciamo l'aumento, una maglia bassa, un'altra maglia bassa, e dove abbiamo il marcapunti 3 maglie basse, una, 2, 3, segno quella centrale, proseguo, una maglia bassa, un'altra maglia bassa, e nell'ultima, sempre in costa retro, 2 maglie basse, quindi facciamo un aumento, catenella per voltare il lavoro, primo punto, aumento, 2 maglie basse, quindi sia all'inizio che alla fine aumento 2 maglie basse nello stesso foro, poi proseguo a maglia bassa fino ad arrivare al marcapunti, aumento di 3 maglie basse, 1, 2, 3, segno la centrale, continuo a maglia bassa fino all'ultimo punto, nell'ultimo 2 maglie basse. Vedete già il triangolo, naturalmente fatto con il filo sottile saranno più giri, Quando arrivate alla vostra misura andiamo a rifinire solo qui alla base, facendo un giro di maglia bassa, mi alzo con una catenella e vado a completare. Ed ecco qua il nostro triangolo. Poi con ago e filo prima ho messo l'etichetta e poi sono andata a cucirlo.
Iniziamo il laterale, che è un pezzo unico, vedete che parte da una parte più stretta e poi andiamo ad aumentare, si allarga. Qua siamo al punto centrale e qua andiamo a diminuire per ritornare sempre con le stesse maglie. Quindi vedete è un pezzo così. Sempre uncinetto del numero 3. Segnatevi tutti i punti, anche se perché poi andremo ad aumentare, e tornando nell'altro lato andremo a diminuire. Quindi vi farò vedere la prima parte, poi logicamente l'altra sarà a specchio con le diminuzioni, per cui segnatevi tutto. Anche se vi dicevo, se vi viene più piccolo, più stretto, qua non ha importanza, decidete voi la larghezza che volete ottenere. Io adesso ho fatto un punto più stretto che è sui 4 centimetri e mezzo, e il punto più largo sono arrivata a 13. Se vi vengono delle misure diverse è più o meno la stessa cosa, io l'ho fatto a mio gusto, guardando un po' le foto dell'originale, ma ho cercato solo di avvicinarmi. Quindi partiamo e avvio 5 catenelle, 3, 4, 5, una catenella per iniziare e vado a lavorare 5 maglie basse. Una catenella, volto il lavoro e continuo sempre con 5 maglie basse per 3 giri. Una catenella, volto il lavoro, cinque maglie basse, una catenella, voltiamo il lavoro, il quarto giro aumentiamo e aumento una all'inizio e una a fine giro, quindi 1, 2, nello stesso punto, proseguo, e aumento alla fine 2 maglie basse, catenella per girare il lavoro, facciamo 2 giri. In questo momento abbiamo 7 maglie basse, facciamo 2 giri mantenendo le 7 maglie basse
catenella, settimo giro facciamo gli aumenti, quindi all'inizio 2 maglie basse, catenella, voltiamo il lavoro e abbiamo 9 maglie. Facciamo 4 giri mantenendo le 9 maglie, intanto io vado a fare i 4 giri senza aumenti. Siamo al 12° giro e facciamo gli aumenti, quindi 2 all'inizio, due alla fine, catenella, andiamo a fare altri 4 giri senza aumentare, abbiamo così 11 maglie. 17° giro, altro aumento all'inizio e alla fine giro. Aumento, catenella, andiamo a fare altri 4 giri e abbiamo adesso 13 maglie lavorate. Al 22° giro aumento e andiamo a 15 maglie lavorate. Sempre una all'inizio, una alla fine. Aumento, catenella, vado a fare 4 giri senza aumenti, 27° giro facciamo gli ultimi 2 aumenti, uno all'inizio e uno a fine giro.
cercherò poi di farvi uno schemino con i giri e dove vado a fare gli aumenti. A questo punto siamo al 27° giro, non aumento più e vado a fare 8 giri mantenendo in questo momento 17 maglie lavorate. Quindi andiamo a fare gli 8 giri. Finiti gli 8 giri senza aumenti, siamo a un totale di 35 giri. A questo punto andiamo a misurare se è sufficiente. Per me lo è. Tenete conto che gli ultimi 3 giri ci serviranno per la base sopra, dove andremo a collocare la cerniera, quindi misurate in questa maniera. Vedete? Tenendo conto in alto che poi andremo a fare un giro di maglia bassa tutto intorno, quindi ci siamo. Vi do anche la misura, naturalmente se voi lavorate un altro cordino, un altro uncinetto, decidete voi, però per quanto riguarda il laterale lo potete fare anche tutto diritto, questo è a vostro gusto. Quindi in fondo che abbiamo 17 maglie, io ho 11 centimetri lavorati, poi si allargherà perché andremo a fare il giro di maglia bassa, e in alto 3,2 millimetri. Adesso non dobbiamo far altro, qui siamo al centro, quindi lavoreremo a specchio tornando indietro, e dove qua abbiamo fatto gli aumenti qua faremo le diminuzioni, per cui ricomincio a contare da 1 e vado a fare altri 8 giri sempre mantenendo le 17 maglie. Al 9° giro inizio la diminuzione e mi devo portare a 15 maglie, per cui entro, vi faccio vedere solo le diminuzioni, prendo il filo ma non chiudo, entro nella maglia successiva, prendo il filo e chiudo tutti insieme e proseguo. Arrivo in fondo, poi cercherò di farvi uno schemino. Se vi piace il laterale in questo modo, le ultime 2 entro, prendo il filo ma non chiudo, entro, prendo il filo e chiudo tutte e 2 insieme, catenella, volto il lavoro e continuo a lavorare. Quindi non faccio altro che lavorare a specchio. Invece di aumentare vado a fare le diminuzioni un pochino, poi cercherò di metterlo bene per farvi vedere in che giri ho aumentato e poi per tornare indietro. Finiamo il laterale, mi cade tutto, e andiamo a fare anche un giro tutto intorno di maglia bassa per rifinirlo. Proseguo adesso a cucire queste 2 parti dove abbiamo fatto queste alette per creare spazio per la cerniera. Vado a cucire qui e
anche questa parte. Io avevo lasciato un po' di filo, quindi utilizzerò questo. Qui la cucitura vedete voi. Io vado a prendere le asoline interne. Ed ecco qua, fermo il filo dietro e andiamo a cucire anche quest'altra parte. Vado a posizionare la cerniera, l'ho puntata tutta con gli spilli. Provate se il cursore cammina bene, passa bene. La mia è più grande perché le compro sempre così, poi alla fine l'eccesso lo vado a tagliare e quindi iniziamo a cucire a piccoli punti. Io ho un filo quasi simile, non proprio. Se voi non l'avete potete anche cucire con il filo di nylon trasparente, quindi procedo a piccoli punti. E vado a bloccarla. Man mano che vado avanti tolgo gli spilli, cerco di posizionare di volta in volta per avere lo stesso spazio. E procedo così tutto intorno. Cucita la cerniera, se volete irrigidire un po' la vostra borsa, a questo punto la foderate, appoggiate il pannello così cucito sopra la stoffa, ritagliate tutto intorno e poi andiamo a cucire. Io l'ho fatto con il feltro, poi rifilate un pochino una volta puntato sul vostro pannello all'uncinetto, perché lasciate questo mezzo centimetro scoperto, perché qui andremo a cucire. Lo fate anche sul fondo, io ho fatto così. Non è necessario questo passaggio, però se volete dare più sostegno, secondo me il feltro, quello lì spesso, è la cosa più adatta. Prepariamo gli anelli in questo modo, perché li andrò a cucire con la linguetta all'interno, così.
Quindi con il filo sottile voi dipende dall'anello che avete, qui non mi passa con il cordino grosso e quindi con il cordino sottile vado a mettere su 7 catenelle, faccio 6 giri a maglia bassa per infilarmi in questo modo all'interno. Ripiego e con un giro di maglia bassa adesso vado a chiudere tutto insieme. Prendo la maglia davanti e quella dietro. Catenella e vado a fare altri 2 giri. Per prima cosa andiamo a cucire gli anelli al centro. E li andiamo a bloccare. Centrateli con la cerniera e diamo qualche punto. Prendo il laterale, lo mettiamo la punta nel centro e vado a bloccare anche lui. Prendendo tutto, l'anello e il sopra. Io ho il filo giallo, quindi vado a cucire giallo su giallo.
e vado a farlo da tutte e due le parti, così intanto blocco tutto. Con i marcapunti vado a bloccare tutto il fondo nel mio pannello e proseguo la cucitura. Io prendo l'asolina interna, però qui potete fare la cucitura che volete. Io prendo quelle dentro, controllo intanto che sia in posizione, che vada su bene il tutto e continuo a cucire tutto intorno e poi passo a fare anche quella dietro. Ed ecco qua la borsa finita. Finalizzo con la tracolla. Non vi ho fatto vedere questo passaggio, ma ho fatto semplicemente tutto a maglia bassa, la lunghezza che volete, oppure mettete una vostra già pronta che io in questo momento non avevo. Quindi metto la tracollina e la borsa è finita. Intanto vi dico che ho consumato 4 etti di filato, qui me ne è rimasto un etto circa, era una rocca da 500. Vi dico le misure perché poi non è piccola, la larghezza del sopra siamo a 34 centimetri, l'altezza 19 e vedete il fondo come è stato fatto, la larghezza massima 13 centimetri. Spero che il progetto vi sia piaciuto e che dire, vi do appuntamento ai miei prossimi tutorial. Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!